Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati al mio canale. Nel video di oggi vi farò vedere una lavorazione molto semplice che probabilmente è indicata per chi si sta approcciando adesso col fai da te, con la falegnameria. È un lavoro molto semplice, niente di particolare. Andremo a creare una mensola, vi faccio vedere qual è l'esigenza che ho io. Allora, qui nel mio lab ho una serie di cassettiere con tutti i viti e piccoli componenti. Sopra ho disposto tutti i prodotti, dal petrolio bianco, WD-40, gomma liquida e altre cose, insomma un macello. Ho necessità di creare una mensola da posizionare qui sopra per poter mettere tutti questi attrezzi qui, tutta questa attrezzatura qui. La mensola in questione la faremo con una tavola di legno grezzo, quindi adesso andremo a lavorarla, ripulirla, andremo a usare una fresatrice, andremo a usare una levigatrice a mouse, andremo a fare dei profili, degli incastri e creeremo una mensola per riporre in sicurezza tutti questi componenti che abbiamo qui e anche altri eventualmente. Allora ragazzi, preparato il piano da lavoro, andiamo a fare la prima operazione, quindi andiamo a ripulire il legno. Ripulire intendo rimuovere tutte le varie schegge, eventuali imperfezioni o impurità che ci sono sul legno. Per fare questo ovviamente utilizziamo una levigatrice. Io ho una levigatrice mouse, ma potrete usare una rotorbitale. Un'operazione veloce, una pulita, una sgrossatura, niente di particolare. A questo punto, una volta che avete pulito il legno, questa è una cosa che io faccio per mio gusto, andiamo a creare una sorta di, diciamo, lavorazione del bordo, ok? Attraverso una punta, come in questo caso triangolare, quindi uno svaso a V, andiamo a creare una lavorazione sul bordo. Questo ci permette di avere un bordo un po' più morbido, un po' più dolce. Una questione puramente estetica, oltre al fatto che comunque se ci mettete le mani non rischiate di beccarvi qualche scheggio o qualche altra schifezza di legno. Ecco qui, andiamo a rifilare il legno. Non avendo la guida a questa punta avremo bisogno di utilizzare una guida per fresatrice. Una rifilatura semplice, niente di particolare ragazzi. Come vi ho detto all'inizio del video, questa è una lavorazione che può fare chiunque, quindi per chi si approccia col mondo del fai da te e del legno, questa potrebbe essere una bella palestra per imparare a utilizzare degli strumenti da lavoro e fare qualche lavoretto piacevole, diciamo. Ecco qui. A questo punto andiamo a lavorare sulle sponde laterali. Le sponde ci permettono di mettere in sicurezza i materiali o i prodotti che andate a posizionare sulla mensola. Per le parti verticali delle sponde ho deciso di creare degli scassi nel legno, in modo da incassare le sponde all'interno del legno stesso. Adesso vi faccio vedere come. Intanto andiamo a realizzare le verticali, quindi le tagliamo tutte quante a misura. Saranno tre laterali, tre nella parte frontale e una nella parte laterale, perché un lato della mensola va a appoggiare sul muro. Per tagliare il legno io utilizzo sempre una rioba. Se non l'avete ancora fatto vi invito ad andare a vedere il video di cui vi metto il link qui sopra. Iniziamo a preparare il legno, quindi andiamo a fare una guida per il taglio, facendo scorrere in avanti la sega e poi procediamo con il taglio. Mi raccomando, andate a vedere il video che vi ho messo qua sopra. Io uso sempre questo tipo di sega giapponese perché ha uno scarto bassissimo del legno, quindi andiamo a perdere pochissimo legno. Il taglio è preciso e sottile ed è molto pulito, oltre ad essere veloce. Vedete, preparate il legno facendo scorrere in avanti la sega, in questo caso perché la rioba lavora in trazione, quindi tirando la lama. E poi andiamo a fare il taglio.
Io mi aiuto con la mano per evitare che magari il legno, una volta che è quasi completamente tagliato, vada a cadere per il peso e vada a spezzarsi, quindi a creare delle pellicine nel legno. Quindi lo vado a prendere in mano prima che cada per terra. E abbiamo creato anche l'ultimo verticale. Adesso non ci resta che andare a lavorare sugli scassi. Ecco qui, una volta che prendiamo la misura, quindi la misura della profondità del taglio, attraverso questa squadra della Wolfcraft vado a segnarmi una linea che poi mi permetterà di fare da guida quando andrò a fare i tagli sul legno. Adesso vi faccio vedere come. Utilizziamo sempre la riuba. Andiamo a creare le parti esterne del nostro scasso. Quindi, prima incisione, seconda incisione, che ci servirà appunto per tracciare il bordo diciamo gli estremi del nostro taglio. E poi andiamo a creare dei piccoli taglietti, creiamo una sorta di pettine che ci permetterà poi, attraverso l'utilizzo di uno scalpello, di rimuovere la parte del legno in eccesso. Più ne fate, più sono piccole, più sarà facile poi andare a togliere l'eccesso di legno attraverso lo scalpello. Ecco qui, guardate, si staccano facilmente. C'è anche da dire che io sto usando dell'abete, quindi comunque del legno abbastanza morbido. Però è necessario fare questa operazione. Ovviamente il taglio è sporco, quindi attraverso una lima piatta andiamo a finire di ripulire e rifinire quello che è lo scasso. Siate il più precisi possibile, sia per avere un lavoro pulito, sia perché così le vostre verticali si incastreranno senza nessun problema. Facciamo un incastro di prova, ecco qui. Dopo aver fatto il primo, gli altri verranno molto più semplici. Sarà molto più veloce andare a fare questi tagli. Una volta che prendete la mano andrete in automatico, praticamente. Se quello che stai vedendo ti piace, lascia un commento qui sotto. Se c'è qualcosa che vorresti criticare, insomma, commentare oppure apprezzare, lascia sempre un commento, è sempre molto gradito. Adesso facciamo i nostri incastri di prova, giusto per vedere se le sedie di alloggiamento sono tutte corrette, o se c'è bisogno di andare a continuare a vedere un'altra piccola limata. A questo punto andiamo a fissare definitivamente le sponde verticali. Ecco qui, andiamo a sganciarle e attraverso un po' di colla vinilica, poca, non tantissima, andiamo a creare il primo sistema di ancoraggio. Io poi utilizzerò anche delle piccole viti per essere sicuro che insomma il legno rimanga ben fissato, però anche solo la colla, se avete fatto un buon lavoro, sarà sufficiente, perché comunque il legno andrà a incastrarsi perfettamente le sponde andranno a incastrarsi perfettamente nella mensola.
con una piccola basetta andiamo ad assicurarci che le sponde verticali siano perfettamente a filo con la mensola. Prima di mettere le viti io creo una sedia di alloggiamento con un trapano. Ecco qui una punta a legno molto piccola, ovviamente più piccola della misura della vostra vite, vi permette di rimuovere il legno in eccesso e quando andrete a fissare la vite non andrà a spaccare il sillegno. Ecco qui. A questo punto andiamo a mettere la parte orizzontale della sponda. La fissiamo con delle viti, niente di particolare. Però vi permetterà di mettere in sicurezza tutti i prodotti o tutti gli elettroutensili che andrete a mettere sulle vostre mensole. Come vi ho detto all'inizio è un lavoro giusto per sfizio. Io ne avevo bisogno, però è un lavoro che potete fare per prendere un po' la mano con gli elettroutensili, con i sistemi di lavoro, con i seghetti. Ecco qui, per fissare la parte laterale a quella frontale, andrò fino alla fine a mettere dei due chiodi con una sparachiodi. Ovviamente tutti gli accessori che utilizzo li trovate nei link messi qui sotto in descrizione, cosa mai vi serva qualche strumento che avete visto che io sto utilizzando. E adesso andiamo a posizionare la nostra mensola e vediamo il risultato finale. Ovviamente poi per fissarla nel muro utilizzate sempre delle staffe, altrimenti vi cade giù insieme a tutto quello che ci mettete sopra. Ed ecco qui. Mensola realizzata. Io spero che il lavoro che ho fatto vi sia piaciuto. Come sempre vi invito a guardare tutto il video fino alla fine, a sfogliare anche gli altri video del mio canale e andare a vedere che cosa ho pubblicato. Se questo video ti è piaciuto ti invito a mettere mi piace qui sotto, iscriverti al canale, attivare la campanella per stare sempre aggiornato su tutte le pubblicazioni e condividere il video se possibile. Ti auguro un buon proseguimento nel canale e una buona continuazione.